Ciao, vediamo insieme come disegnare una stella marina stilizzata con Adobe Illustrator. È una tecnica che ci permette di personalizzare un'icona o una grafica per i nostri lavori di presentazione. Andiamo quindi dal pannello strumenti a selezionare lo strumento stella. Facciamo doppio clic o un clic sull'area di lavoro e aumentiamo il numero di punte da standard da 5 a 6. Clicchiamo su OK ed ecco che la vediamo comparire nella nostra area di lavoro. Con il tasto maiuscolo da tastiera e il pulsante sinistro del mouse andiamo naturalmente a ingrandire in modo proporzionale la nostra stella. Potremmo fare lo stesso ingrandimento anche dal pulsante ridimensionamento che si trova sempre nella palette strumenti. Ora andiamo a selezionare lo strumento selezione diretta o con la scorciatoia da tastiera A oppure semplicemente andandolo a selezionare qui dalla palette strumenti. Vedremo che si attivano questi cerchietti che corrispondono appunto agli angoli interni della nostra figura. Di default sono tutti selezionati contemporaneamente, quindi ci basterà andare con il cursore del mouse sopra uno di questi e trascinarli più o meno a questa altezza. Poi con la figura selezionata andiamo sempre sullo strumento ridimensionamento, facciamo doppio clic, si aprirà il relativo pannellino. Dobbiamo ridimensionare questa figura in una più piccola, però mantenendo la copia originale. Quindi attiviamo la modalità anteprima e immettiamo un valore di ridimensionamento uniforme pari al 30%. Possiamo vedere il risultato finale facendo un clic sulla modalità anteprima. Dopodiché clicchiamo su copia ed ecco che le avremo entrambe. Ora dobbiamo applicare una fusione, quindi fondere la figura originale con la figura finale. Le selezioniamo entrambe, poi andiamo sul menu oggetto, fusione, opzione di fusione e sceglieremo come opzione di fusione i passaggi specificati, attribuendo un valore di 25. Clicchiamo su OK. Ora di nuovo sul menu oggetto, fusione, crea. Ed ecco applicata la nostra fusione tra la figura iniziale e la figura finale. Chiaramente non abbiamo ancora finito, potremmo accontentarci, sì, volendo sì, ma se vogliamo veramente ottenere il risultato che ci siamo prefissati di raggiungere, andiamo con lo strumento selezione diretta. Ricordiamoci A da tastiera oppure la freccia più chiara qui tra gli strumenti di selezione e andiamo a selezionare la figura finale, cioè quella che è stata oggetto di copia. Chiaramente tornerà molto utile avere già come colori prefissati, colori stabiliti dall'inizio, il bianco come colore di riempimento e il nero come colore di traccia. Li possiamo verificare qui nella parte bassa della palette strumenti. Ed è a questo punto che andremo sul menu effetto, distorci e trasforma ed infine su trasforma. Si aprirà questo pannellino, lasceremo la maggior parte dei parametri inalterati così come si presentano, assicuriamoci che nella sezione opzioni sia selezionato il parametro trasforma oggetti, gli altri possono essere tranquillamente lasciati deselezionati e poi ci spostiamo sulla sezione rotazione perché è qui che avviene il trucco magico, cioè noi andremo a spostare l'angolo e quindi andremo a ruotare la figura generando l'effetto che ci ricorda fedelmente appunto quello di una stella marina, ma che può essere tranquillamente associato anche ad altre figure astratte, magari che ci tornano utili nei nostri lavori di grafica. E quindi andremo a spostare e a ruotare l'angolo. Attiviamo chiaramente la modalità anteprima ed ecco che vediamo appunto generare il nostro effetto in modo molto semplice e intuitivo. Diamo l'ok ed ecco la nostra figura. Chiaramente assicuriamoci appunto di quali sono i colori che noi di default andiamo ad associare al nostro lavoro. In questo caso, come abbiamo detto, abbiamo lasciato un bianco di riempimento e un nero come traccia, ma possiamo chiaramente associare anche altri colori. Ad esempio, il bianco può diventare un giallo e vedete come l'effetto già cambia, così anche il bordo nero. Se cambia, chiaramente questo avrà una ripercussione sulla figura stessa. Possiamo anche provare ad alternare i colori ed avremo appunto un effetto del genere. Facciamo le prove che vogliamo, l'importante appunto è seguire questa procedura esattamente come è stata illustrata. Ricordati di iscriverti al mio canale, se hai qualche dubbio contattami o scrivimi nei commenti. Ti ringrazio, al prossimo video, ciao!